Ciao a tutti amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami gemelli, tendenze energetiche affettive per la seconda metà di dicembre 2023. Abbiamo il diavolo, ragazzi. Allora, da un lato si può vedere come un periodo, diciamo, di tentazioni, pieno di sollazzi, pieno di vizi. Andiamo sotto le feste di Natale, quindi magari tanto alcol. Dall'altro, può far riferimento a un momento un po', diciamo, di energia incastrata, di repressione, di costrizione. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, quindi è facile che non risuoni tutto. Se per caso poi non dovesse risuonare proprio nulla o voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi e trovate anche il link al video per il corso di tarocchi di gennaio 2024 e per le previsioni del primo semestre del 2024. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie. Poi ragazzi, queste sono letture sugli affetti in generale, può riguardare le amicizie piuttosto che la famiglia, piuttosto che il partner. Voi cercate di adattare la lettura alla vostra realtà. Allora, sole, temperanza, 4 di bastoni, cavaliere di spade, 2 di coppe. Ho l'idea che adesso, prima che parlo, finisco di estrarre le carte, però non è poi così malvagio questo diavolo. Fante di coppe. Infatti ho parlato troppo presto. Fante di coppe e torre. 6 di bastoni e luna. Allora, diciamo che la prima parte della lettura mi sembra abbastanza tranquilla, come se ci fosse una relazione intorno a voi, felice, genuina, mi verrebbe da dire quasi in luce. Abbiamo anche la carta della temperanza, può essere che ci sia un periodo un po', vi dico, è tranquillo, è un periodo calmo. Probabilmente voi avreste bisogno, avreste voglia ehm, di più, diciamo, coinvolgimento da parte dell'altra persona. Se fosse un figlio, da parte del figlio, perché comunque c'è il sole, può essere che faccia riferimento ad una situazione tra genitori e figli, anche se lo sento per pochi. E poi abbiamo questo cavaliere di spade che mi dice che qualcuno qui sta scappando o non sta affrontando certi argomenti o certe responsabilità. Andiamo a vedere carta per carta. Partiamo col sole. 7 di pentacoli e gli amanti. 7 di pentacoli è la stessa energia della temperanza. Io ho l'idea che ci sia una persona vicino a voi che si è presentata come un amico, un'amica, o con la quale o il quale comunque ci sia un atteggiamento amichevole, di amicizia, appunto, con questa persona riuscite a ridere bene, a scherzare, vi sentite comodi, vi sentite come al sicuro. Però è come se qui non ci fosse la pazienza, di far maturare questo sentimento in qualcosa di più che una semplice amicizia, in amore. Credo che sia che sia una sorta di controllo quello che state vivendo con il diavolo, ma il controllo è delle vostre emozioni. Però adesso andiamo a vedere, andiamo avanti. Vediamo la temperanza. Sacerdotessa e re di spade.
Mm. È come se vi dicessero, portate pazienza, cercate di vedere le cose da un punto di vista, diciamo, da osservatori, in modo da riuscire a farvi un'idea un po' generale. E poi un'altra cosa, ragazzi, è la mente quella che deve essere un po' più, diciamo, azzittita a favore dell'intuito. Perché quando c'è il re di spade con il diavolo si parla proprio di controllo, che può anche essere un autocontrollo, ok? Non è che necessariamente c'è qualcuno che vi sta controllando, ma è come, ripeto, sento come se qualcuno si stesse un po' ritraendo, ma anche il cavaliere di spade mi dà quell'idea. Andiamo a vedere il 4 di bastoni, 6 di pentacoli, mm, morte, 5 di spade, 2 di pentacoli e 4 di spade. È come se qui ci fosse la necessità di un maggior, come vi dicevo prima, di un maggior impegno da parte dell'altro o all'interno di una determinata situazione. Per qualcuno sento che state un po' mordendo il freno per andare a convivere o comunque per fare il passo successivo all'interno della relazione. È come se ci dovesse essere un accordo, un compromesso, un qualche cosa che dà una certa stabilità, che vi toglie dalla confusione del 5 di spade. Voi avete questo tipo di confusione a causa del 2 di pentacoli, cioè ci sono parecchi alti e bassi. Gli alti e bassi non è che devono necessariamente essere dei litigi. Alti e bassi possono essere un momento di piena sintonia e magari 2 giorni dopo essere su due sentieri diversi. Andiamo a vedere il cavaliere di spade. Asso di spade. Re di bastoni e 7 di coppe. È come se si fuggisse dal dover affrontare una verità, una realtà. Andiamo a vedere il 2 di coppe. 4 di pentacoli e fante di coppe. E qui avete anche il fante di coppe. Guardate ragazzi, questa persona credo che con questo 2 di coppe o raggiungerete quell'accordo che volevate qui con quel 6 di pentacoli, potrebbe essere anche semplicemente che vi incontrate, finalmente direi, non so perché, ma con questo 5 di spade e il diavolo sento che le cose sono faticose. È vero, c'è sintonia, ma le cose sono veramente lente con questa persona e qui per quello che molti stanno mordendo il freno, ma è come se non si riuscissero ad affrontare certi argomenti, certi discorsi. C'è un incontro, scusate, aspettate, o è un venirsi incontro o è proprio un incontro fisico. Tenete presente che il 2 di coppe parla anche di fidanzamento, ma qui sì, può essere quello che vi manca, ma non è quello che poi alla fine è il fatto che bisogna affrontare una verità, c'è un qualche tipo di verità, di realtà, di questione qui da dover affrontare. Vi dico, questo incontro lo sento un po' ambiguo col 4 di pentacoli e il fante di coppe. Nel senso che quando c'è il fante di coppe si tende sempre un po' a fare delle promesse che poi non vengono mantenute e in effetti poi dopo abbiamo il fante di coppe al contrario e la torre, come se ci fosse una sorta di delusione, una sorta di nuovo mi aveva promesso che e invece poi niente. Quindi la caduta della certezza. La certezza poteva essere sono sicura che questa volta non mi bidona. Sono sicura che questa volta mantiene la promessa. No, niente. È un esempio, Però con il fante di coppe facilmente sono quelle promesse fatte presi dall'entusiasmo del momento. Andiamo a vederlo.
perché qui è un po' come se ci fosse una disillusione, no? Scusate se sorrido, ma è un po' come se vi incontraste, ma vi dicessero no, vabbè, ma bisogna aspettare ancora. Ok? Le cose sono molto lente con la relazione che avete con questa persona. Però devo dire, il fatto che ci sia un cavaliere di denari mi dice che è un'energia fortemente in contrasto con quella del fante di coppe, perché il fante di coppe è un idealista, il cavaliere di pentacoli è una persona concreta. Quindi ho come l'idea che potrebbero essere le vostre illusioni a cadere nel momento in cui affrontate questa realtà. Ecco perché c'è la torre. In realtà la persona, avendo questo cavaliere di denari, è vero che fa dei piccoli passi, ma normalmente sono passi concreti. Ora, fate attenzione perché inquadrando un po' la lettura, ho l'idea che questo diavolo sia il vostro ego che vi frega, il vostro bisogno di certezze, di sicurezze, di equilibrio, di stabilità, di riconoscenza, che probabilmente in questo momento voi non sentite nei confronti dell'altro ed è come se aveste bisogno che, insomma, di un passo, di un qualche cosa di concreto da parte dell'altra persona, di un maggiore impegno, come vi dicevo prima. Il punto non è che la persona non si sta impegnando, ma avete ritmi diversi. E il fatto di voler avere tutto sotto controllo, fate attenzione perché potrebbe un po' incrinare le cose, ok? Andiamo a vedere la torre. Eh, un'altra torre, mi sembra giusto. Torre 8 di pentacoli e 2 di bastoni. Voglio una carta per questo 6 di bastoni, una per la luna, grazie. Voi qua non le vedete già più. Allora. Re di coppe e fante di denari per la luna e asso di denari per il 6 di bastoni. Allora, io qui, ragazzi, questa torre la sento molto collegata al vostro bisogno di controllo, al vostro bisogno di avere tutto sicuro, no? Non so come spiegarvi. Sono come delle regole a cui attaccarsi per essere sicuri che le cose andranno bene. No, lasciate andare, perché il punto qual è? Io vedo che la relazione a livello emotivo veramente è profonda. Il punto è che per qualche motivo a livello pratico si può andare avanti poco per volta. Vi dico, è un momento un po' incastratino, tra le energie qui un po' lente, tra il diavolo, tra il cavaliere di pentacoli, insomma, la torre. Vi dirò una cosa, queste due carte mi fanno venire in mente che, è per quello probabilmente che potrebbe esserci anche la torre, se c'è un avvenimento che vi smuove parecchio, la torre è la torre che casca, come se ci fosse un terremoto, no? Un evento esterno che viene giù. Adesso non è la spiegazione esatta della carta, però una delle cose che a me ricorda la torre sono i terremoti. Ehm, e ho l'idea che questa torre arrivi perché sì, vi diano ragione su un fatto, ma che questo comunque non porti a cambiare niente. È per quello che poi c'è un crollo dell'ego. Sì, anche se ho ragione, però non me ne faccio niente fondamentalmente. Va bene, andiamo a vedere ancora un oracolo e poi una fatina. Qui c'è la carta della morte, dovete proprio lasciare andare il ruminio mentale, ragazzi. Fotografia. Parla
Cioè, avete la luna? Sì, qua. Allora, parla di nostalgia. Ehm, Parla anche però sia di fare, sia di, diciamo, guardare le vecchie foto, di ricordare, insomma, certi momenti, ma vi dice anche di costruire nuovi momenti, di fare nuove foto, di immagazzinare nuovi ricordi. Wow, e poi abbiamo il cuore con la chiave. Parla di amore che sta arrivando, di aprire il cuore, della perfezione, di stare insieme. Ma vi dico, secondo me il potenziale della relazione c'è. È un po' questo vostro bisogno di tenere tutto controllo, di sapere se la cosa è sicura, sono le questioni legate all'ego. Una volta che vi separate da quello, che iniziate a fluire, le cose verranno anche un po' più naturali. Andiamo a vedere ancora una fatina. Ecco, non giudizio, sempre lì siamo qui con la sacerdotessa e il nostro diavolo. Quindi non importa chi ha ragione, alla fine bisogna cercare una soluzione o comunque le cose sono così, cioè nel senso. Ma il fatto del non importa chi ha ragione è per non perdersi in discussioni inutili, futili, sterili, drenanti, legate all'ego, ok? Perché poi si creano tensioni anche proprio a livello vibrazionale con una persona che non servono. Amici dei gemelli, questo è quello che avevo per voi, spero che comunque la lettura vi sia stata utile, fatemelo sapere con un like, se avete piacere potete anche scrivermi un commento che a me fa sempre piacere leggerli. Intanto, visto che si sta avvicinando al Natale, io e gli angioletti vi auguriamo un felice Natale, che possiate veramente condividerlo con le persone a voi care, in pace, in armonia, pieni di vibrazioni positive. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!